Il calciomercato Inter è in grande fermento. Con la redazione di Passione Inter abbiamo raccolto delle informazioni esclusive molto importanti. Abbiamo quindi deciso di riassumere tutto quanto in questo nuovo episodio di oggi, dove ci concentriamo in modo particolare sulla situazione relativa al centrocampo dell'Inter tra gennaio e soprattutto poi la finestra di mercato estiva. Ben ritrovati amiche e amici Passione Interisti, nuovo episodio oggi. Vi chiedo di supportarci subito con un bel click sul tasto mi piace oppure iscrivendovi al nostro canale se non lo avete ancora fatto. Mi raccomando, iscrivetevi subito per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti che vi portiamo ogni giorno, come questo in cui ci focalizziamo, come dicevo appunto, sul centrocampo, dove, spoiler subito, partiamo così, l'Inter sta concretamente lavorando, da quello che abbiamo raccolto, ad un profilo che potremmo definire internazionale, ovvero secondo quello che ci risulta l'Inter sta concretamente cercando un centrocampista forte, piuttosto giovane o comunque con un potenziale ancora non del tutto esplorato. Diversi di questi profili l'Inter li sta monitorando al mondiale, molti dei nomi che l'Inter sta in questo momento valutando giocano in campionati esteri e si stanno mettendo in mostra anche al mondiale, ma non solo. E a quanto pare sono tutti profili, tra quelli appunto sulla lista degli osservati speciali da parte dell'Inter, che hanno un certo costo, almeno per quanto riguarda il cartellino, la valutazione del cartellino di questi giocatori, dall'altro lato però hanno un ingaggio più alla portata, più basso e che rientra anche in questa strategia che l'Inter sta intraprendendo, ovvero di una riduzione dei costi degli stipendi della rosa e anche di un ringiovanimento del reparto, ma in generale di tutta la squadra. Questo secondo me potrebbe darci quindi anche qualche indizio su cosa magari si aspetta l'Inter che possa accadere nei prossimi mesi per alcuni dei giocatori importanti attualmente in rosa. Adesso però ci arriviamo, andiamo con ordine però, perché chi sono innanzitutto questi centrocampisti che l'Inter sta monitorando? In questi giorni vari quotidiani italiani e anche esteri, devo dire, hanno accostato, come spesso accade all'Inter, tanti nomi, ma è normale che sia così, lo abbiamo detto sempre. È logico che le squadre valutino dei profili, dei piani A, piani B, piani C, eccetera, eccetera. Noi abbiamo deciso quindi in questo episodio di selezionare quelli che almeno alla redazione di Passione Inter risultano essere i profili più concreti o almeno per i quali ci risulta che ci sia stata una manifestazione di interesse più o meno concreta da parte dell'Inter, ma comunque confermata. E andando con ordine, il primo nome che segnaliamo è quello di Carlos Alcaraz. Lo condivido la schermata Transfer Market per chi ci segue da YouTube, classe 2002, argentino del Racing Club de Avellaneda. Non mi soffermo molto su questo profilo perché il nostro Antonio Siracusano ha già realizzato nei giorni scorsi un approfondimento molto curato, molto interessante. Vi consiglio di recuperarlo per saperne di più su questo nome. Lo trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast e per chi ci segue da YouTube ovviamente il link lo trovate nelle schede. Questo è il primo nome, molto interessante, occhio a Carlos Alcaraz. Ma parallelamente ad Alcaraz è spuntato un altro nome che invece si sta mettendo in mostra anche al mondiale ed è quello di Yunus Musa, classe 2002, anche lui profilo giocatore di proprietà del Valencia. C'è un canale aperto tra l'Inter e il Valencia da quello che sappiamo. Anche su di lui abbiamo realizzato una scheda completa, vi lascio anche questa nei link. Una mezzala, abile nel dribbling, nel cambio passo, come dicevamo. Al momento la valutazione che fa il Valencia è di circa 20-25 milioni di euro. L'Inter ha cerchiato in rosso il suo nome sulla lista degli osservati. Lo sta seguendo, come dicevamo, anche in questo mondiale con gli Stati Uniti. Sembra però che monitorando gli Stati Uniti e monitorando le prestazioni di Musa, l'Inter sia rimasta molto colpita anche da un altro profilo che vado a condividervi ed è quello di Tyler Adams, altro centrocampista, anche lui classe 1999, un po' più esperto quindi dei precedenti classe 2002 che abbiamo menzionato. E quello di Tyler Adams, un giocatore che ha fatto tra l'altro una grande prestazione, non so se avete visto la partita contro l'Inghilterra, centrocampista davanti alla difesa, un po' un tuttofare, però anche lui, come molti dei profili che l'Inter sta monitorando, sono molti jolly, abili in più ruoli e con più caratteristiche. Qui però ho visto alcuni quotidiani già accostarlo all'Inter e parlare quindi di un Inter che è rimasta molto colpita dalla prestazione di questo calciatore. Da quello che ci risulta però devo subito frenare un po' le fantasie, perché ho parlato con un collega inglese nelle scorse ore e mi diceva che secondo lui è un profilo che probabilmente farà un percorso, diciamo, verticale in Premier League. Mi ha detto così. Si parla già di Manchester United, ma non solo.
per l'Inter, ma anche per la Serie A, rischia di essere un profilo già fuori portata. Il Leeds l'ho pagato circa 17 milioni di euro la scorsa estate, se non vado errato, 35 presenze, capitano degli Stati Uniti, classe 99, molto molto interessante. Andiamo avanti poi invece con un quarto nome, perché bisogna prestare attenzione in maniera particolare ad Alexis Mac Allister, altro profilo argentino, classe 1998, un anno in più quindi rispetto ad Adams che abbiamo commentato poco fa, gioca nel Brighton in Premier League e anche lui ovviamente protagonista in questo mondiale. Vi dicevo, in queste ore c'è stato confermato che l'Inter sta seguendo la pista Mac Allister in maniera concreta, lo sta tenendo d'occhio in maniera concreta. Anche lui è una sorta di altro jolly del centrocampo, nasce come un 10, possiamo definirlo come ruolo. Con Potter al Brighton aveva giocato poi anche davanti la difesa. In generale è un centrocampista piuttosto completo, spiccate doti offensive sicuramente, bravo anche negli ultimi metri e in zona gol. Lo abbiamo visto tra l'altro nelle scorse ore con un gol pesantissimo per l'Argentina verso la qualificazione alla fase dell'eliminazione diretta del mondiale, e anche dall'altro lato però un bel mastino nel recupero dei palloni. Nell'Argentina di Scaloni è diventato anche qui un giocatore importantissimo, quindi non sarà un profilo avvicinabile a condizioni low cost molto probabilmente, ma come dicevo e come abbiamo raccolto in redazione, l'Inter è veramente attiva su questo profilo. Mac Allister piace all'Inter e l'Inter c'è. Vedremo poi se potrà tramutarsi in una trattativa effettivamente che potrà portare il giocatore all'Inter. Chiudiamo con un ultimo nome che segnaliamo in entrata, è un profilo un po' diverso, sia per caratteristiche, perché è un po' più strutturato fisicamente, anche se le zone di campo occupate sono più o meno le stesse degli altri nomi che abbiamo menzionato, sia anche per esperienza, perché Frank Kessie ha qualche anno in più rispetto agli altri, condivido la scheda anche di Frank Kessie, classe 96, che dopo l'addio a parametro 0 al Milan, in questa prima parte di stagione al Barcellona sta avendo un impatto un po' faticoso, con qualche difficoltà al Camp Nou, tant'è che nelle scorse ore sono circolate delle voci secondo cui si sarebbe offerto anche all'Inter. L'agente del giocatore poi ha smentito questa notizia, qualcosa però sotto sotto sembra che si sia mosso proprio di recente. Il Barcellona ha una situazione particolare, quindi pubblicamente escludono una qualsiasi potenziale notizia di uscita di Kessie dal club blaugrana, però dovesse continuare a non ingranare come è stato fino ad ora, magari potrebbero aprire ad una formula di prestito. Però va anche detto, ecco, Kessie ha un ingaggio anche piuttosto elevato, sarebbe il più pagato della rosa dell'Inter sostanzialmente, o quasi, e quindi da questo punto di vista mi sembrerebbe un po' un controsenso rispetto anche a quelle che sono le strategie che sta attuando in questo momento l'Inter. Ma ovviamente molto dipenderà, secondo me, da cosa succederà sul fronte delle uscite, è abbastanza ovvio, perché oggi l'Inter condividiamo dal sito ufficiale dell'Inter la composizione del centrocampo nerazzurro. L'Inter ha in rosa Marcelo Brozovic, che soprattutto dopo il rinnovo recente è da considerarsi secondo me un intoccabile, giustamente. Carboni, c'è Barella, lo posso mettere lo stesso nella stessa categoria di Brozovic, anche per il discorso di legame col club e l'italianità a cui l'Inter tiene molto. C'è Henrikh Mkhitaryan che comunque nel 2023 avrà 34 anni e credo dunque che un'altra stagione tra quarto, quinto centrocampista per me la farà. Çalhanoğlu è un giocatore al quale magari bisognerà prestare attenzione perché indubbiamente sta diventando un leader di questa Inter, però va detto che è arrivato a parametro zero, ha una valutazione di 30-35 milioni di euro. Da quello che sappiamo a breve dovrebbero esserci anche delle discussioni per prolungare in anticipo il contratto che scade nel 2024. Francamente però devo anche dire che sarei più sorpreso se non dovessero arrivare offerte per Çalhanoğlu, perché il rendimento che sta avendo è veramente sotto gli occhi di tutti. Christian Aslani, nonostante il poco spazio avuto fin qui, l'Inter comunque ci punta e crede nel giocatore arrivato dall'Empoli. Abbiamo poi Roberto Gagliardini che è in scadenza di contratto
al termine della stagione. Potrebbe essere un profilo con cui monetizzare qualcosina a gennaio, molto più probabilmente però secondo me andrà via, a fine stagione a parametro 0. A livello numerico quindi i 6 centrocampisti di cui si era parlato ci sono, l'Inter è anche abbastanza completa lì in mezzo al campo. A gennaio personalmente non mi aspetto nulla, non mi aspetto, granché, a meno di un'uscita a sorpresa e l'indiziato principale in questo momento sarebbe Gagliardini, ma come dicevo non sono molto convinto a gennaio, mi sembra più probabile un suo addio a parametro 0, in estate. E in estate ovviamente oltre a Gagliardini, che comunque va sostituito non solo numericamente ma anche tecnicamente, perché è l'unico che porta nella rosa a disposizione di Inzaghi determinate caratteristiche. Qualche offerta però potrebbe arrivare anche per gli altri nomi importanti del centrocampo nerazzurro e dunque la mia sensazione, non so cosa ne pensate voi, il fatto che l'Inter si stia muovendo su dei profili che hanno comunque un'esperienza internazionale, ma sono giovani e possono ancora crescere, un ingaggio contenuto, dei costi dei cartellini piuttosto elevati, considerando la situazione finanziaria attuale, dell'Inter, ecco, è probabile che questo movimento che stia avvenendo in casa Inter sia anche una sorta di mossa cautelativa qualora poi dovessero arrivare la prossima estate delle offerte importanti per uno dei big attualmente in rosa. E è una cosa, secondo me, assolutamente normale per ogni società e quindi anche per l'Inter che di fronte a delle offerte elevate deve, obbligatoriamente, secondo me, valutare, delle cessioni, ma poi deve saper sicuramente sostituire bene. Questa è la cosa importante, lo diciamo sempre, il punto non è tanto chi vendi, ma come lo sostituisci. E allora io vi faccio 2 domande in chiusura: quale tra i centrocampisti dell'Inter secondo voi è sacrificabile a fronte di una grande offerta ed eventualmente con chi lo sostituireste? C'è un profilo che vi piace particolarmente tra i nomi che abbiamo fatto nell'episodio di oggi, che abbiamo appunto appurato con le informazioni in nostro possesso, qualcuno che vi piace in modo particolare e che potrebbe essere in grado di sostituire eventualmente uno dei nostri titolari? Scrivetemelo nei commenti, quindi poi ci confrontiamo nei commenti, oppure se vi va venite a parlarne con noi nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club. È un modo per sostenere il nostro progetto, per portarvi nuovi contenuti ogni giorno e per entrare a far parte della nostra grande community, quindi trovate i riferimenti su passioneinter.club. In descrizione trovate i link agli altri approfondimenti che vi avevo menzionato durante il corso di questo nostro approfondimento di oggi e per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.